Salve a tutti, ben ritrovati. Oggi, come avete capito, parliamo di pendolino. Ci sono di pietra, di legno, di ottone, non di ferro. Ferro è magnetico e può essere influenzato dai campi elettromagnetici, quindi no ferro. Anche se nei casi estremi potrei utilizzare anche qualsiasi cosa, anche questo, con un filo. Però si consiglia di no. Come ci sono delle forme che noi le consigliamo, per assurdo una collanina del genere può essere utilizzata come pendolo. Io posso sempre chiedere qualcosa, già mi gira al contrario, nulla di buono, perché questo non è un portafortuna, è un corno. Poi ne parleremo eventualmente, ma non tanto spesso, ecco. Evitate di usare il corno, questo è il nostro consiglio, anche se è molto bello, ma evitate. Qualsiasi forma come questa può andare bene, sganciando chiaramente la collana in questo modo e andandola a agganciare. Lo posso usare. Vediamo. Mi gira sempre il contrario, io personalmente non lo uso. Allora anche questo, la nostra chiocciola, filo un pochettino sovradimensionato per una chiocciola normale, ma per il pendolo, per indagare in certe occasioni, via tensor un pochettino più piccolo. Potete usare chiodini per gli orecchini, per la bigiotteria, ve li farò vedere dopo. Vi faccio vedere cos'è che abbiamo. Allora, facciamo un po' di ordine qui sopra. Collanina normale, questa può essere funzionale. Biotensor studenti per decidere qual è il vostro tipo di pendolo, se è in metallo, se è in legno o in pietra o vetro eventualmente. Il metallo è preferibilmente meglio l'ottone. Rame costa un po', però anche di rame potrebbe anche andare bene. Perché? Provate sempre a testare. Se non riuscite a testare col biotensor, fatelo col test kinesiologico. Non con questo, il test kinesiologico è sul nostro corpo. Abbiamo invaso abbastanza di post basati sul test kinesiologico. Quando si va avanti è un sì, quando si va indietro generalmente è sempre un no. Vi dovete concentrare, tempo presente, respirare, solite cose, mangiare bene, bere bene, riposarvi bene, e secondo l'orario, diciamo, durante il giorno e non durante la notte tardi. Può capitare spesso che molti lavorino di notte. Prevalentemente è meglio di giorno, abituarsi al giorno. Comunque, questo test kinesiologico, magari un giorno vi faremo vedere come funziona il bamboccino nel test kinesiologico. Le cose che vi devo dire sono le misure. Questo ad esempio misura, questo è abbastanza famoso, chi lo conosce sa anche di chi è. Non l'ho costruito io sicuro. Un 7 cm. In realtà la misura si dovrebbe partire da dove è agganciato il pendolo. Normalmente sono tutti agganciati così, poi vi faccio vedere qual è il mio preferito. 7 cm per 1 centimetro. Il legno ad esempio è un po' più sulla proporzione aurea. Questo è 2 centimetri e mezzo per 4 più o meno.
sì, qualcosina in più. Tendenzialmente, se proviamo a fare misure auree, potrebbe funzionare meglio per certe cose. Questo piccolino questo è proprio dedicato a un altro pendolo. Non si usa con i due fili, solo con uno. Si deve sganciare e si usa. Piccolino. Anzi, c'è da dire una cosa. Solitamente è tutto metallo quando si usa metallo. Questo qui è la lunghezza, più o meno, ma poi vedrete la velocità. Più è lungo, ecco qua si vede meglio, più è lungo e più è lento. Più è corto, più è veloce. Ok? Solitamente con la catenina. Poi dovete vedere voi qual è. Testate, provate all'infinito. Come si può provare? Con due alimenti o due cose che potrebbero far bene o far meno bene. In questo caso vi faccio vedere questo perché è un olio essenziale. Io ci vado sopra e vado a vedere subito, anzi mi metto un po' qua così vedete anche come si muove il pendolo. Non gli sto chiedendo niente, questo parte. Io posso provare qui a testare, ma qui sopra c'è troppo casino. Ve lo spiego spostando un po' tutto. Vi ricordo che il piano di lavoro è verso nord, libero da tutto. Io mi faccio aiutare Metatron. Togliamo tutto. Dovremmo togliere proprio dal piano di lavoro, non ci dovrebbe essere nulla, ma questa volta ci dobbiamo accontentare. Però vedrete che il test è un pochettino più veloce. E anche più preciso. Mi sta ruotando. Prendo un'altra cosa, che in questo caso qui è l'olio. Questo è olio di cocco, dove andremo a personalizzare, che questo non mi dice male. Proviamo col biotensor. Qua non ha nessun problema. Vi ricordo sempre di testare il luogo, se verso il cielo siamo a posto, se verso la terra siamo a posto. In realtà c'è da testare tanto. C'è tutti i vari livelli fisici, emozionali, se ne possono misurare tanti, se vanno bene tutti, se sono allineati, se posso procedere alle misure. Normalmente in diretta facciamo delle misure che sono molto semplici, quindi non c'è da verificare tantissimo. Però in questo caso bisogna ricordarlo. Un esempio. Con la famosissima posso testarla, mi dice sì, perché finora è stata utile. Ma la posso ingerire? Tenderà in teoria a dire di no, ma in questo caso non me lo dice perché il sé non me lo permette. Vediamo col pendolo. Questo lo tolgo. Faccio la domanda. Posso ingerirlo? E questo parte.
in senso antiorario dicendomi di no, e anche abbastanza bene. Ecco perché certe volte si preferisce il pendolo al biotensor. Sì. Ci sono le interferenze, ci sono sempre le interferenze. Una volta tolte le interferenze, anzi, possiamo anche fare la prova e vedere che cosa succede togliendo questo. E mi dice ancora sì, cioè io potrei tranquillamente mangiarlo secondo... Qua però adesso mi taglia. Vedete? Ecco perché ci vuole tutto il piano libero, ci vuole la mente libera, tempo presente. Il pendolo è più facile usarlo perché, senza sapere leggere e scrivere, se voi lo mettete sopra qualsiasi cosa, lui tendenzialmente, come l'energia, inizierà a girare in un verso o nell'altro. Non gli sto facendo domande, quindi adesso mi sta girando anti-orario per un qualche motivo. E lo sto toccando e mi è più facile misurarlo senza fare domande. Lo posso fare col sale, con lo zucchero, con qualsiasi alimento e chiedere se quell'alimento è per me. Posso avere vari alimenti, devo decidere la quantità, posso già mettere la quantità, posso questa quantità mangiarla? E questo si inizierà a muovere in senso orario o antiorario. Se non diciamo niente, tendenzialmente girerà come gira l'energia. Ormai, se ci seguite da un po', l'energia gira in questo senso. Senso orario dal cielo verso la terra. Poi ce n'è un'altra che esce sempre nello stesso verso dalla terra verso il cielo. Cambia la frequenza, si rallenta. Si possono fare anche delle ricerche più interessanti su com'è che col biotensor, sul territorio dove ci sono delle geopatie, andare a capire quali sono, se possono essere utili per magari coltivare un certo tipo di pianta piuttosto che un altro, dove ci sono delle grosse geopatie bisogna armonizzarle per forza, perché sono tutto quello che c'è attorno muore, ma questo ne parleremo un'altra volta. Posso andarmi a scegliere tra molti l'olio essenziale che o l'essenza che mi può interessare in quel momento